Ezio, sei ancora vivo! Ma guarda che posto! Gli ultimi 2 anni sono stati generosi con te. Ma tu non sei più lo stesso, non è vero? Speravo che potessi aiutarmi con una certa cosa. Qualunque cosa per te, amico. Ah, ne hai recuperata un'altra! Magnifico! Questa è complicata. C'è un uso molto abile di lingue antiche. Forse se riuscissi a... Oh. Ah, sembra una specie di manuale con differenti tecniche di assassinio. Posso vedere? Aspetta, questo cos'è? Non è proprio un progetto questa volta. Solo alcuni schizzi. Che cosa se ne potrà ricavare? Ma certo! E perché no? Ma che idea ispirata! Potresti realizzarlo mentre studio quel frammento del manuale. Prendi, chiederò al mio assistente di sistemarti dei manichini su cui far pratica. Ehi, Vincenzo! Ma guardatelo! Si romperà il collo! Che mi prenda una... Verrà imposta una piccola tassa per consentire le riparazioni. Tutte le imbarcazioni che attraccheranno alle banchine della città. All'attenzione dei rispettabili membri dell'arte del cambio ammonisce i suoi membri a fare affari con i bentivoglio è dovuta al pessimo trattamento riservato a uno dei... Luigi, il mercante del pesce di San Marco, vuole... Ce l'ho fatta! Su, vieni, guarda! Prendi, provala! Grazie, Leonardo. Non c'è di che. Devo vedere qualcuno finché sono qui. Ma non posso avvicinarlo pubblicamente. Sai per caso come potrei... La volpe. La volpe? Shh! Capisco. Ma hai idea di dove possa trovare una volpe? Magari vicino al mercato dove stanno i ladri. Sta attento, amico. Prezzi incredibili per voi, stimati clienti. Vi domanderete se io non sia impazzito. Se non altro... Buona giornata. Aprite le orecchie! Ho anche del... Non vi pentirete dell'acquisto, vedrete. Venite amici, questa settimana praticamente regalo il mio lavoro. Per ordine della signoria! Tutti i mercanti! Attenzione! Non riversate tinture o residui di lavorazione nelle fonti d'acqua cittadine! Ricordate, la concia deve avvenire fuori! Avanti! Un salasso alla settimana e la vita è...
Fateci vedere i vostri trucchi, signore. Laggiù, prendete! Ci donate la speranza. I nostri cuori battono. Assassino! Sta indietro! Stupido, non c'è mai quando c'è bisogno. Ah, sarà stata la confraternita. Certo hanno a che fare con queste violenze. Indietro, canaglia! Aiuto! Un assassino! Salvatemi, aiuto! Lasciatemi in pace! Buongiorno. Ci toccherà raccogliere il fuoco. Sanguisughe appena pescate! A chi serve un salasso? Quest'uomo è un bruto, un assassino senza pietà! Dobbiamo collaborare affinché venga arrestato! Dio del cielo. Dite che dovremmo fare qualcosa a riguardo. Avrà bevuto. Giù, subito! Là! Non fatevelo, non lo vedo più! Fermati! Il tuo destino è segnato!
freschissimo! Guardate che meraviglia queste spigole! Frutta e verdura! Tutto freschissimo! Questa storia parla di morte di... Vitello! Salve! Freschi! Ma da dove arriva? Verdura! Fresco di giornata! Cosa? La mia borsa! I miei soldi! Oh, i tuoi soldi! Io non li ho i tuoi soldi! Appena pescato! Torna qui! Come no? Stai facendo un grosso errore, amico! Fatto salire il prezzo a 6 fiorini alla... Adesso basta! L'Arno è esondato nei pressi di Castel Sassanio. Sì, infatti, basta! Perché non rinunci? Rendimi ciò che hai rubato! Lo farei volentieri se potessi! Giuro che quando ti prendo ti ammazzo! Oh, dovrebbe convincermi a rallentare? Vi prego, signore, me ne vado subito. A tutti i membri dell'arte della seta! Badate ai minerali grezzi dell'ultimo carico del mercante Fidelio! Molti infatti ne hanno ricavato meno bronzo di previsto! Dunque il rame contiene impurità! Salute a voi! Non ho alcun interesse a farti del male. Perciò ridammi i miei soldi e la chiudiamo qui. Con calma. Che cosa vuoi? Chi sei? Mi chiamano in molti modi. Omicida, tagliagole, ladro. Ma tu puoi chiamarmi la Volpe. Al tuo servizio, messere auditore. Come conosci il mio nome? Sapere tutto di questa città è il mio lavoro. Non è per questo che sei qui? Invero, devo trovare un uomo. Sapere dove sarà prima ancora che lo sappia lui. Chi? Francesco De Pazzi. In strada girano voci di una carovana appena giunta da Roma. Di un convegno segreto stasera al tramonto. Lì potrai apprendere qualcosa riguardo a Francesco. Sai forse dove si terrà? Ma certo. Fammi sapere quando sei pronto e ti ci porterò. Ah, sì. Ecco il tuo denaro. Seguimi. Ma dobbiamo muoverci in fretta. Riesci a starmi dietro? Nessun problema. Vile omicida! Stai indietro! Che cosa ci fai ancora là? T'ho detto di starmi dietro. Non ho mai visto nulla di simile.
Siamo arrivati. Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Afferra quella maniglia di pietra, girala e spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna. Per quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Che cosa vuoi, Ilario? Messer Pazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata e i morti non cercheranno di sgozzarci. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Diavolo, la porta. Resta di guardia mentre vado a controllare. E doveva essere un lavoro semplice.
Io te l'ho detto, non dovevamo venire. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi aiuti. Un altro durante il nostro turno. Testimoni, fatevi avanti! Eccolo! Lì! Saverio! Adesso torno insieme agli altri! Sì, credo di avercela fatta. Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Lasciami in pace! Sì, credo di avercela fatta. Più veloce! Lasciami in pace! Più veloce! Più veloce! Guardie! Allarmi! Allarmi! Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Bernardo? È tutto qui. Spade, bastoni, asce, armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione, purché nessuno rimanga ucciso. Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota del fratello continua a cambiare piani. Sì, dovremo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Che avete, Jacopo? Temete sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il Padre della comprensione ci guidi. Che il Padre della comprensione ci guidi. Look at that statue. It's identical to one in the Villa Auditore. I think you've stumbled onto one of the assassin's tombs Ezio's uncle mentioned.
Now that we know the way in, I'll tag the landmarks containing tombs in the database. So dove sarà Francesco e quando. Tuttavia... Che accade? Ho udito qualcosa. Hanno armi sufficienti per un battaglione. Persino il Papa ha dato il suo appoggio. Questo è tipico di Sisto. Che diavolo hanno in mente di fare? Non sono riuscito a carpire i dettagli, ma riguarda i medici. E avrà inizio domani mattina al Duomo. I medici assisteranno alla funzione della domenica, assieme al resto di Firenze. Intendono farlo nel bel mezzo della Santa Messa. Beh, mi darò l'occasione per confondermi tra la folla, avvicinarmi e porre fine a questa follia. Se ci riescono, se perdessimo Lorenzo e Firenze cadesse in mano ai pazzi... Questo non accadrà. Promesso. Mi auguro che tu abbia ragione. Giù, ora! Non è certo un tipo di... Ecco Lorenzo e sua moglie. Ecco Giuliano, fratello di Lorenzo. Ma dov'è Francesco? Eccolo là. È ora di colpire. Crepa, traditore! Giuliano! No! No! In nome di Dio! Vi scongiuro! Pietà! Nessuna pietà! Cane maledetto! Muori! 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 Per te è finita ormai, Lorenzo! Tutta la tua famiglia è destinata a perire per mano mia! Aspetta, di grazia! Mi serve aiuto! Bastardo, giù!
debbo la vita. Non è nulla, ma l'uomo che va fatto questo deve pagare. Non ora. Prima mi serve aiuto. Nella mia casa. Fra gente fidata. Puoi. Sto perdendo molto sangue. Coraggio, signore. Vado più veloce che posso. Francesco De Pazzi! Lo ucciderò! Spazzerò via da questa città tutta la sua famiglia! Verranno annientati! Spietatevi, signore. Conservate le forze, o finirò per consegnare un cadavere. Ormai ci siamo quasi. Speravo di poter evitare di combattere. Badate a voi. Perché indossi nobili vesti, vi assicuro che sono più che capace di ridurre. Badate a voi. Perché indossi nobili vesti, vi assicuro che sono più che capace di ridurre. Speravo di poter evitare di combattere. Ma pare che la sorte abbia deciso altrove. Badate a voi. Perché indossi nobili vesti, vi assicuro che sono più che capace di ridurre. È da tempo che non pratico l'arte della guerra. State Spero vicino. di non aver perso il mio smalto. Speravo di poter evitare di combattere, ma pare che la sorte abbia deciso altrimenti. Badate a voi. Benché indossi nobili vesti, vi assicuro che sono più che capace di ridurvi a brandello. Uniti. Lorenzo è stato ferito! Aprite la porta! Parola d'ordine! Poliziano, apri questa maledetta porta! Per la Vergine Beata, entrate svelti! La città è in guerra! Presto! Aspetta. Ti sono debitore. Dimmi, perché mi hai aiutato? Non siete il solo a cui i pazzi abbiano ucciso un fratello. Mi chiamo Ezio Auditore. Il figlio di Giovanni. Tuo padre era un brav'uomo. Conosceva l'onore, la lealtà. I pazzi stanno assaltando il palazzo della signoria! Non riusciremo a respingerli a lungo! No! Se riescono a entrare uccideranno i nostri sostenitori e metteranno i loro cani al potere. E sarei sopravvissuto per nulla. Io devo... Francesco De Pazzi. Aiutaci a salvare la città, Auditore. Uccidilo. Francesco De Pazzi. Brought up as a noble in a city captivated by the newly rich Medici family, Francesco was taught to hate the middle class and its social climbers. Dismayed, he watched as the Medici Bank eclipsed his own, and centuries of influence over the Florentine government slipped away. It looks like the Spaniard offered him a solution. Rather than compete in something as dirty as banking, Francesco only had to do one thing for the Templars, one thing to put the middle class in their place for good. Kill the Medici. Giovanni Auditore tried to stop Francesco by putting him in jail, but the Templars took care of that. Signore, ho visto Francesco guidare un battaglione sul retro del palazzo della signoria. Temo che cerchi un altro modo di entrare. Va prima che sia tardi, fa ciò che puoi.
pronto. Che abilità. Ancora tu! Perché non sei morto? Uomini! Massacratelo! Dategli addosso. Sì. Conosco quegli uomini. Date larga da questa bestia malvagia e rabbiosa. Uccide chiunque si trovi sulla sua strada. Il ragazzo sparge un poco di sangue. Lo spadaccino promeno. Per i miei uomini sarà una scherzo a batterti. Resisti! Stai solo rinviando una morte inevitabile e dolorosa. Voglio averlo già visto. Che cosa per il Visto, amico. Sei un servo fedele di quel cane Lorenzo. La morte sarà la tua ricompensa. Questa storia mi è venuta a noia. Guardia, finitelo! Fermatelo, ragazzi! Oh, che alico! Guardie! Guardie! Non viene nessuno. Siamo soli ora. Maledetto! Che il diavolo ti porti! Stammi lontano!
Dio vi benedica. Ci avete restituito la speranza. Ora Firenze ti giudicherà per quello che hai fatto. È finita. È tutto finito. Meglio essere felici in questa vita che aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Libertà! 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 Popolo e libertà! Libertà! Francesco. Quando avevo 6 anni, caddi nell'Arno. Mi sentii trascinare verso il basso, verso le tenebre. Certo che la mia vita fosse al termine. Invece mi destai, sentendo mia madre che piangeva. Al suo fianco stava uno sconosciuto, bagnato fradicio e sorridente. Ella mi spiegò che l'uomo m'aveva salvato. E fu così che iniziò una lunga e prospera relazione tra 2 famiglie. La tua e la mia. Mi dispiace non aver salvato tuo padre e i tuoi fratelli. Non avete nulla di cui scusarvi. Sono certo che Jacopo De Pazzi sia coinvolto nella loro morte, come nell'attacco contro di voi. Devo trovarlo. Quel codardo è fuggito prima che potessimo arrestarlo. Avete qualche indizio? No, si sono nascosti bene. Si sono. Jacopo non è stato l'unico congiurato a fuggire. Se cospirano con Jacopo, saranno sicuramente coinvolti nel complotto contro la mia famiglia. Ditemi i loro nomi. Antonio Maffei, l'arcivescovo Francesco Salviati, Stefano Tapagnone e Bernardo Baroncelli. Bene, andrò a trovare mio zio. Ha degli uomini nella campagna senese. Aspetta, prima di andare. Una pagina del codice. L'ho presa tra le carte di Francesco De Pazzi, visto che a lui di certo non serve più. Ho sempre apprezzato gli oggetti dell'antichità, come pure tuo padre. Anch'io ne riconosco il valore. Allora considerala un dono. Che il Signore ci protegga. I've marked the Palazzo Medici on your map. In order to achieve 100% sync with Ezio's life, you should go explore it.